I miliardari partiti da zero sono davvero dei self-made men? Il self-made man, l'uomo solitario che dal nulla, armato solo di un'idea e tanta audacia, costruisce un impero partendo da un garage polveroso. È la favola preferita dal capitalismo, quella che ci raccontano per convincerci che se non siamo ricchi, se portiamo le mutande uomo slabbrate, facciamo la spesa all'Eurospin è solo perché ci siamo impegnati poco o non abbiamo lavorato abbastanza. È il pilastro del sogno moderno. Ma c'è un piccolo problema. Questa storia quasi sempre è una menzogna. Oggi finalmente smontiamo un mito. Non parliamo di persone che non hanno alcun talento, ma di persone che hanno spaccato per i loro meriti, ma che forse in realtà partivano da una rampa di lancio dorata. Parleremo sì di chi è stato bravo a passare da milioni a miliardi, ma che dal piano terra non è mai partito. Da Elon Musk a Jeff Bezos a Mark Zuckerberg, passando poi da Donald Trump fino ad arrivare a Silvio Berlusconi. Prepariamoci a guardare dalla porta di quei famosi garage. Ciao, sono Filo, mi piacerebbe parlare di natura, alberi, ecosistema, piante, gatti, smart city, tecnologia, sviluppo, ma mi ritrovo sovente a parlare di atteggiamenti e fenomeni sociali che non ho mai accettato e continuo a non accettare ogni volta che esco dalla porta di casa. Non riesco ad accettare la stupidità umana, a trattare argomenti inutili e non mi rassegno a vivere in un Truman Show. Quindi cercheremo di analizzare insieme a voi proprio questi atteggiamenti e anziché essere io il vostro mentore, cerco in voi la risposta alle mie tante domande. Iniziamo dal re del branding di se stesso, Donald Trump. Il piccolo prestito da 400 milioni. Ho iniziato da Brooklyn ricevendo un piccolo prestito di $1 milione da mio padre Fred per iniziare. Un'inchiesta del New York Times ha rivelato però che quel milione era solo la punta dell'iceberg. Donaldo ha ricevuto dal padre quello che in realtà ora sono 413 milioni di dollari. Ah, faccio tu. Fred Trump, il padre, non gli ha dato solo soldi, gli ha fornito garanzie bancarie, l'ha inserito nelle sue società e gli ha permesso di attingere a un impero immobiliare già consolidato. Trump non è un costruttore che ha conquistato Manhattan, è un erede che ha sfruttato la fortuna del padre per giocare ad un tavolo dove non poteva perdere. Bill Gates, o come direbbe qualcuno, Gates. Bill Gates, l'underdog, il piccolo nerd, il genio ribelle che ha lasciato Harvard per infilarsi in un garage di Albuquerque sognando di mettere un computer su ogni scrivania partendo solo da una tastiera e tanto caffè. Ma cosa si omette? Bill Gates non era un ragazzo qualunque. Suo padre era un avvocato di spicco. Sua madre, Mary Gates, sedeva nel consiglio di grandi banche e conosceva personalmente il CEO di IBM, John Opel. Beh, come un po' i nostri parenti, no? Conoscenze, registi, attori, CEO, imprenditori, no? Fu proprio lei a menzionare la società del figlio a Opel, facilitando l'incontro che portò al contratto per MS-DOS. Senza quella spintina materna ai piani altissimi di IBM, Microsoft sarebbe stata solo una delle tante piccole software house dell'epoca. Ma il vantaggio più grande del piccolo Bill fu la sua scuola, la Lakeside School di Seattle. Era una scuola privata d'élite, un po' come la mia accanto ad un resident di zingari che ogni volta venivano per cercare di fregarci merende e motorini. Nel 1968 quella scuola aveva qualcosa che quasi nessuna università al mondo aveva: un terminale teletipo collegato ad un computer mainframe. Mentre il 99,9% dei ragazzi del mondo non sapeva nemmeno cosa fosse un computer, in realtà io sì, già mi ci facevo in 56k, un giovane Bill Gates passava ore ed ore a programmare, ore pagate dai genitori. Quando è arrivato ad Harvard aveva già un'esperienza di programmazione superiore a quella di molti professori. Questo è un vantaggio competitivo monumentale, non significa propriamente partire da zero. Sono invidioso? Sì.
Jeff Bezos, il pelato di Brazzers. No, scusate, quello è un altro. Sempre di pelati trattiamo, ma in questo caso del proprietario di Amazon. Jeff Bezos e il garage di Seattle è l'immagine quasi sacra di Amazon. Jeff che lascia il posto fisso in Wall Street per vendere libri tra la polvere di un garage di Seattle. La realtà: prima di tutto, Bezos era un vicepresidente di un hedge fund a Wall Street. Non era un precario, ma il vero punto di svolta arriva nel 1995. Amazon stava per finire i soldi. Sapete, indovinate un po' chi ha salvato la baracca? I suoi genitori. Toh, guarda un po'. Jackie e Mike Bezos, che investirono circa $250.000. Per carità, se ce l'avessero dati a noi probabilmente li avremmo buttati al cesso. Oggi quella cifra equivale quasi a $500.000. In effetti niente di che. Però quante start-up brillanti muoiono ogni giorno perché il fondatore non ha un genitore in grado di staccare un assegno da $250.000 per provarci? Quasi tutte. Senza quel paracadute oggi Amazon sarebbe solo un ricordo sbiadito del boom del .com. Però tanto di cappello, non è questa cifra così iperbolica da cui è partito, però non è completamente self-made. Qua c'è proprio... Qua mi sono proprio aggrinzito, qua c'è proprio la gelosia, la mia invidia personale che mi porta a parlare di questi ricconi in questi termini, perché qua in effetti $250.000 equivalenti a $500.000 da adesso non ci fai quasi niente in grande, quindi tanto di cappello a Bezos. Parliamo ora di Elon Musk. Smeraldi e privilegi. Elon Musk ama definirsi come l'immigrato arrivato in America con le tasche completamente vuote. Sono arrivato in Canada con $2.000 e un computer, dormendo persino in ufficio. Ma la sua infanzia in Sudafrica racconta tutt'altra storia. La realtà: suo padre, Harold Musk, era un ingegnere e imprenditore che possedeva una quota di una miniera di smeraldi in Zambia. Elon è cresciuto frequentando le scuole più esclusive e vivendo in una bolla di estremo privilegio economica e sociale. Il punto non è se il padre gli abbia dato soldi per la Tesla, e infatti non l'ha fatto, ma il fatto che Elon sia cresciuto con la consapevolezza che il fallimento non era una minaccia per nulla reale. Se fallisci ed hai una famiglia milionaria alle spalle, torni a casa e ci riprovi. Se non hai una lira, alla prima prova sbagliata, torni a casa e tapi in culo. Questa sicurezza è il capitale invisibile di Musk e ciò che mi dà tanta sofferenza. Invidioso. Rimaniamo nel tech con il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, quel ragazzo con quel faccino tanto adorabile. La leggenda la conosciamo, il genio ribelle che infelpa il cappuccio, che crea un impero dalla sua stanzetta dormitorio di Harvard tra una birra e un'equazione. Lo studente che crea Facebook in una notte, in una singola notte, per sfidare i giganti. La realtà: Mark Zuckerberg non è arrivato ad Harvard per caso, né proveniva da una famiglia media. Figlio di un dentista di successo e di una psichiatra, è cresciuto in un contesto benestante. Nulla di male, però non mi veni a dire che te sei fatto da solo. Ma il vero trucco, la vera magia è stata la sua preparazione. Mentre la maggior parte dei ragazzi stava imparando a usare un computer in una scuola pubblica, il padre di Mark assunse un tutor privato di sviluppo software per fargli lezioni individuali già alle medie, un po' come ci succede a tutti noi, no? Bucarci in culo, vai, ciao. Successivamente Mark ha frequentato la Phillips Exeter Academy. Non è una scuola qualsiasi, pensa un po'. È una delle boarding school private più esclusive e costose al mondo. Oggi costa oltre $60.000 l'anno, una vera fabbrica di elite. Un po' quella che è la Lewis per noi a Roma o la Bocconi a Milano. Quindi comunque tanto di cappello, perché da queste due scuole escono comunque tantissimi milioni che non concludono mai un nonostante le spinte del papi e della mami. Quando Zuckerberg è arrivato ad Harvard non era un ragazzo qualunque con una semplice idea. Era il prodotto di centinaia di migliaia di dollari investiti nella sua istruzione d'élite, con accesso a risorse tecnologiche che il 99% dei suoi coetanei poteva solo sognare. Il suo vantaggio non erano i soldi in banca, ma un'autostrada educativa a 5 corsie pagate dalla famiglia. Comunque,
Brava la famiglia, tanto di cappello alla famiglia. Investono sul proprio figlio, un po' come lo Stato dovrebbe investire sui giovani e non lo fa. Diminuisce sempre di più i soldi investiti in istruzione. Quindi facciamo il discorso inverso in Italia. Qui invece più di qualche famiglia si gioca i soldi alle macchinette o le spende in scommesse, gratta e vinci, A Roma tante persone, tante nonne, tanti anziani se giocano la pensione coi gratta e vinci alle slot machine. Passiamo a Chiara Ferragni, è il mito della ragazza, no? Con la macchinetta tutta rosa, tutta selfie e la vita ovattata, sembra quasi un confettino. Chiara Ferragni è il caso di studio perfetto su come il capitale sociale e culturale della provincia agiata possa essere trasformato in un impero globale. È la dimostrazione che per inventarsi un lavoro servono spesso basi che non tutti hanno. La narrazione ufficiale parla della studentessa della Bocconi che con un blog, partendo da un piccolo blog, The Blonde Salad, e una piccola fotocamera digitale, ha sfidato il sistema moda, scattandosi foto nel corridoio di casa. Il messaggio era chiaro: se hai gusto e costanza puoi farcela anche tu. La pillola di realtà. La Ferragni non è partita dal nulla pneumatico, è cresciuta in una famiglia dell'alta borghesia cremonese. Pensa tu, pensavo in un residence de zingari. Il padre, Marco Ferragni, è un dentista affermato, a ridaglia tutti i dentisti fanno. La madre, Marina Di Guardo, non era una casalinga qualunque, ma una scrittrice con un passato da vice direttrice delle vendite per la casa di moda Blue Marine. Il vantaggio è invisibile. Avere una madre insider del sistema moda significa avere la mappa del tesoro prima ancora di iniziare a scavare. Significa conoscere i codici, i nomi che contano e soprattutto avere il supporto economico per investire in viaggi a New York, hotel di lusso e borse firmate, essenziali per fingere lo status necessario ad attirare i primi brand. Chiara ha avuto il merito di correre velocissima, ma le sue scarpe da corsa erano già di lusso. Passiamo al lusso e alla finanza. Bernard Arnault e Warren Buffett. Bernard Arnault, il visionario, colui che ha capito per primo il potenziale del lusso. Fondatore, chairman e CEO di LVMH, la più grande compagnia francese che controlla ad oggi quasi un quarto del mercato della moda e del lusso a livello globale. È uno degli uomini più ricchi del mondo, ma non ha iniziato vendendo borse. Suo padre possedeva la Ferré Savinel, un'importante impresa di costruzioni. Per questo viene definito il lupo del cemento. Bernard ha usato i capitali dell'azienda di famiglia per scalare il gruppo che possedeva Christian Dior. Ha usato un impero per comprarne un altro, definito l'oracolo di Omaha per la sua abilità di previsione negli investimenti finanziari. Warren Buffett, quello che in pratica scrive sui libri su come diventare ricchi. L'uomo frugale che vive nella stessa stanza dal 1958 e mangia al McDonald's, simbolo del risparmio popolare. Ma Warren è il figlio di Howard Buffett, un importante broker e membro del Congresso degli Stati Uniti. Buffett ha respirato politica e alta finanza sin dalla culla. A 11 anni già faceva trading perché aveva accesso a informazioni e reti di contatti che un normale cittadino non vedrà mai in tutta la sua vita. Steve Jobs, il privilegio della posizione. Il dropout universitario che ha cambiato il mondo unicamente con la forza della sua visione. Jobs è spesso citato come il vero self-made man. Non era ricco di famiglia, ma ha goduto di un altro vantaggio, il privilegio geografico. Se nasci in una casa popolare è più facile che nella vita non concluderai un cazzo. Purtroppo è così. Jobs è cresciuto nel posto giusto al momento giusto, la Silicon Valley degli anni 60. Capirai, ne giravano poche di pasticche di questo e quest'altro per rendere il cervello più veloce, dinamico, estroso e fantasioso. Il suo vicino di casa era un ingegnere dell'Hewlett Packard.
Mo ti mostro il mio di vicino di casa. Guardate quanto è bello il classico ingegnere. La sua scuola aveva laboratori avanzatissimi. Se Steve fosse nato in una periferia del Nebraska o in una periferia povera, il suo genio non avrebbe mai incontrato Steve Wozniak o i componenti elettronici necessari per creare la Apple. Il contesto è una forma di eredità tanto quanto il denaro. Qui mi rialzo perché non avrei mai pensato di doverlo dire, ma mi manca soprattutto vedendo il contesto politico odierno. Non possiamo non parlare di un caso tutto italiano. Silvio Berlusconi, il cavaliere. Silvio Berlusconi. Almeno lui era simpatico. Adesso so pure antipatici, se fanno tutti loro, stanno tutto il tempo a litigare, quindi non avrei mai pensato di dirlo, ma rimpiango Silvio Berlusconi, visti i politici che girano adesso. Silvio Berlusconi, il mistero della Banca Rasini. La narrazione ufficiale è quella del geniale venditore che costruisce Milano 2 dal nulla. Il cantante sulle navi, il venditore di scope che ha costruito città con la sua simpatia, la sua verve e il suo ottimismo. La realtà. Il mistero non è tanto il talento palese di Berlusconi, ma da dove venissero i soldi. Suo padre, Luigi Berlusconi, era un alto dirigente della Banca Rasini, una banca che anni dopo Michele Sindona e le indagini antimafia definirono il canale di riciclaggio di Cosa Nostra. Beh, dettagli, piccolezze, sta sempre là a puntigliare, mi sei puntiglioso, invidioso. È attraverso fideiussioni e flussi di denaro enormi provenienti da oscure holding svizzere e dalla banca del padre che il giovane Silvio ha potuto costruire complessi edilizi da miliardi di lire. Senza quel legame bancario paterno e quei capitali di origini mai del tutto chiarita, Berlusconi sarebbe rimasto un bravo venditore, sì, ma non sarebbe mai diventato il cavaliere. Conclusione. Perché questa storia del self-made è pericolosa? Perché ci teniamo così tanto a smontare queste storie? Non è per invidia, o meglio, forse un po' sì, un ciccinin, ma anche per onestà. Quando un miliardario dice mi sono fatto da solo, in realtà sta commettendo un vero atto di violenza psicologica verso gli altri. Sta dicendo che se tu non ce l'hai fatta è per la tua mancanza di talento o di voglia. Dimentica però di menzionare l'assegno dei genitori, il garage del padre ingegnere, le connessioni politiche o i capitali svizzeri. La verità è che il successo è un mix di talento, lavoro duro e quasi sempre un'enorme dose di vantaggio iniziale. Lo vogliamo dire? L'abbiamo detto. Smettere di credere alle favole del self-made ci permette di guardare il mondo in modo reale per quello che è. Una corsa dove non tutti partiamo dalla stessa riga. E forse, una volta capito questo, potremo cominciare a pretendere un sistema che non premi solo chi parte a pochi metri dal traguardo. Che ne pensate? Quale di queste storie vi ha sorpreso di più? Scrivetemelo nei commenti, create traffico, datemi una mano, iscrivetevi e tutte le altre belle cose. Ciao, alla prossima!